ecosystem restoration for the model forests in Italy means to restore communities as a first objective. This is because we are losing our century-built environment and landscape, which is what we call the rural mosaic landscape. It is composed by pastures, by forests, by urban settlements, small urban settlements, and the environment that surrounds them. And the reason for this loss is because of the abandonment that we see in these mountain areas of the agro-silvopastoral economy activities, but also because of shrinking population. It is also because of the loss of connection between traditions and new innovation that can come and change again what we are living in those places. So why we decided as Model Forests to start from the restoration of communities in these areas. And the idea is to think of how to reconnect communities and places, knowing that the most important part is to reconnect people with their places and traditions, and to make them aware of what they have so that they can firstly take care and then start new management programs, but also innovate and bring new economies in those places. This is what we have as a mission and what the role of the model forest in Italy, both in the Montagne Fiorentine and Valle del Aterno is, so to reconnect communities and places and to restore community and the sense of habitability. Con l'Orsa Maggiore Trekking e Ambiente ci stiamo occupando di riappropriazione del territorio attraverso l'escursionismo e l'osservazione in natura, ed è così che abbiamo conosciuto Foresta Modello Valle dell'Aterno e avviato insieme questo ciclo di incontri con le passeggiate patrimoniali. Il sottotitolo è proprio Conosci i nostri boschi e l'obiettivo è quello di riportare le persone in natura a conoscere quello che è l'ambiente naturale in cui viviamo. Il ciclo di incontri vuole coinvolgere le persone anche attraverso l'intervista e la partecipazione di testimoni del territorio che ci raccontano la loro cultura, l'artigianato, quello che è il patrimonio proprio del piccolo territorio, del paese, del bosco, in modo tale che ritorniamo ad essere proprietari e quindi più consapevoli e quindi custodi di quello che è il nostro patrimonio ambientale. Il processo partecipativo che ha portato attraverso le commissioni a realizzare il nostro piano strategico ha evidenziato un bisogno impellente di riportare la gestione forestale attiva nelle aree, nei boschi naturali, al fine di permettere il non esaurimento della produzione di tartufi, che in quest'area è molto importante soprattutto come forma di integrazione al reddito. Abbiamo aderito a un bando del piano di sviluppo rurale della Regione Abruzzo, diventando gruppo operativo e quindi accreditandoci nei partenariati europei per l'innovazione, realizzando un progetto proprio con diverse fasi, tra quali quelli della collaborazione dell'azione di ricerca con l'Università dell'Aquila, che ha provveduto a piantare nei diversi ambienti delle piantine e capire se naturalmente si potesse nei diversi ambienti instaurare la micorriza, e inoltre con gli altri soci, quindi aziende agricole, per capire se poteva contrastare anche i cambiamenti climatici e ristabilire la produzione del tartufo all'interno della Foresta Modello Valle Aterno.
Siamo arrivati qui una decina d'anni fa. A me interessava molto la gestione di un castagneto da frutto e la produzione di farina. Quando siamo arrivati era tutto in stato di abbandono, sia i campi, i castagneti, la casa, tutte le strutture erano parecchio giù, e quindi all'inizio chiaramente abbiamo rimesso a posto la casa, ci siamo fatti un po' di posto e poi piano piano abbiamo cominciato a ripulire i castagneti, a ripulire i boschi e a mettersi un po' di animali. Le capre ci hanno aiutato molto per ripulire tutti i pascoli, ripulire i castagneti, ed è cominciata quella che è l'attività principale, insomma la raccolta del marrone e la produzione di farina di marroni. E durante l'estate ci serve anche come per organizzare dei concerti e degli spettacoli, in modo da condividere questi bei posti anche con le altre persone. Questa qui è un po' la filosofia che abbiamo, cioè quella di condividere quello che è il nostro lavoro con persone che sono lontane da questa realtà, soprattutto con i bambini. Questa è la cosa principale. Questi 10 anni abbiamo fatto un sacco di cose, sono nati un sacco di progetti, e la cosa più importante di tutti è che negli ultimi 2 anni mi si è affiancato uno dei miei figli che ha deciso di fare questa vita. Piano piano, una cosa alla volta, vedo che riusciamo a fare, c'è sempre più movimento, c'è sempre più interesse per questa vita e per questa realtà. Siamo allo Showood, la sede della Foresta Modello, che è un edificio interamente costruito in legno, un legno di Douglasia, che è una specie importante perché è una specie esotica che però da più di 100 anni è stata introdotta in Toscana e quindi si può dire naturalizzata. Questa specie viene coltivata in abbondanza nei boschi del nostro territorio e come tale deve essere gestita. Questo in particolare è un edificio che è stato realizzato con del legname di Douglasia che proviene dai boschi dei nostri soci, quindi dal territori molto vicini a dove è stato posizionato. È stato lavorato interamente da soci della Foresta Modello e per questo può essere marchiato con il marchio del legno della Foresta Modello. Il marchio del legno si applica appunto a prodotti legnosi che vengono realizzati con legname tagliato nel territorio della Foresta Modello e da aziende che hanno seguito un percorso di qualificazione e di sostenibilità. Far parte di una foresta modello, come l'associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine, significa far parte di una grande rete che comprende enti pubblici, enti privati, aziende agricole, produttori, privati cittadini e liberi professionisti, tutti con l'obiettivo di valorizzare e sviluppare il nostro territorio in modo sostenibile. In che modo? Per esempio partecipando a dei progetti a livello territoriale come l'ultimo, il Forsa, sulla terapia forestale, foresta e salute, che lavora proprio per rendere più accessibile questo servizio, questo nuovo servizio dei nostri territori, oppure lavorando insieme a dei progetti educativi di educazione ambientale nelle nostre scuole dai bambini dell'infanzia fino alla secondaria di secondo grado. Oltre a questo, Foresta Modello delle Montagne Fiorentine permette anche di partecipare a progetti di più ampio respiro, come progetti europei o progetti che coinvolgono la rete mediterranea delle foreste modello. Per fare un esempio, stiamo lavorando attualmente a 2 progetti Horizon 2020 che sono il Digimed4 e il Synthetic, che lavorano proprio sulla digitalizzazione della filiera produttiva del legno. La Foresta Modello della Valle dell'Aterno nasce con l'intento di mettere insieme nei vari paesi che compongono questo territorio tutte le persone attive
che da anni si danno da fare e che però magari lamentano una solitudine, un isolamento. Quindi l'idea è di mettere insieme queste tante solitudini e di farne una forza che riesca a rilanciare il territorio e metterlo in grado di reagire allo spopolamento, alla crisi climatica e ai tanti problemi che assillano la montagna e la sua economia. E poi ovviamente questa comunità di persone su un territorio così ampio si può riconnettere a un livello superiore alle altre comunità analoghe, alle altre foreste modello del Mediterraneo o addirittura a livello mondiale con la rete internazionale. Per Foresta Modello il rilancio dei territori di montagna passa attraverso la presenza di una comunità viva e vitale che sappia gestirli, tutelarli ed essere capaci di reagire ai fenomeni negativi in corso. Questo paesaggio che per secoli ha mantenuto le comunità locali deve tornare a essere vitale e non deve essere consegnato a un abbandono definitivo.